Ragazzi, buongiorno. Allora, grazie per le visualizzazioni, grazie per le iscrizioni che stanno arrivando, grazie per i tanti commenti che quotidianamente ricevo e a cui rispondo realisticamente a tutti. Questo video nasce per un'esigenza vostra, di alcuni di voi, e mi hanno chiesto di creare una situazione matematica che potesse essere fattibile per i coefficienti a 1.5 o giù di lì, 1.45, 1.55, che oggettivamente sono anche poi eventi che escono abbastanza spesso. Ora però dovete partire dal presupposto che avete un piccolo Excel davanti a voi, che fare investimenti di 10 euro per esempio su una partita dove la squadra di casa viene pagata 1.5, sì, è abbastanza semplice che esca. Se esce vincete 15 euro, ovvero 5 euro nette, ma se non esce, e può capitare ovviamente, vi trovate in una situazione per la quale non è che potete investire nuovamente 10 euro perché andate sotto, e se ne investite 20 al massimo recuperate il debito, no? ma non avete un guadagno neanche di un centesimo, quindi dovreste poi puntare a triplicare la posta. Ora può capitare benissimo, siate coscienti anche voi che c'è comunque, come vi ho sempre detto, nel medio e lungo periodo ci stanno anche situazioni per le quali poi 2 o 3 o 4 volte anche quell'1.5 che sembra piuttosto semplice non esce, e se voi andate a triplicare costantemente la posta per rientrare, per avere un minimo di economia, un surplus, vi rendete conto che dovete fare 10 euro, 30 euro, 90 euro, 270 euro, cioè dopo 3-4 step vi trovate fuori di 400 euro, non ha logica, no? È comunque rischiosissimo. Cosa si può fare con l'1.5? Allorché ovviamente abbiamo detto che è un coefficiente che 3 volte su 4 può uscire oggettivamente, creare delle combinate. Quindi guardiamo subito questo piccolo Excel che vi ho fatto per voi, combinata doppia e tripla con coefficiente a 2.25 e 3.38. Perché 2.25? È una combinata, prendiamo due partite, diciamo entrambi pagate all'1,50, se è una combinata dobbiamo moltiplicare l'1,50 per 1,50 e il coefficiente che esce è 2,25. Quindi, come vedete in questa schermata, la partita A, partita B e partita C, qui già capite che dovete, come faccio io comunque in questo caso, cercare tre partite che i coefficienti si aggirino intorno all'1.5, partita A, partita B e partita C. Ora, se dobbiamo fare delle combinate, faremo una combinata tra la partita A e la partita B, poi faremo una combinata tra la partita A e la partita C, faremo una combinata tra la partita B e la partita C e faremo una combinata tripla, cioè prenderemo tutte e tre le partite e faremo una combinata con 3 coefficienti a 1.5. In questo caso il coefficiente che uscirà fuori è questo, se sono tutte e tre dell'1.5 chiaramente, cioè 3.38, ok? Quindi avremo 3 giocate con un coefficiente a 2,25 e una giocata a 3,38, quindi faremo in totale 4 giocate, 3 combinate che sono delle doppie e una combinata che è una tripla, ok? Io adesso ho fatto un esempio di investimento a 10 euro, potete farlo da 2 euro, 3 euro, 4 euro, 100 euro, in base al vostro budget. Io ho messo 10 euro non peraltro perché anche a livello di conteggio, anche a livello ottico, risulta più semplice, no, ovviamente. Ora, abbiamo detto che ci sarà una combinata tra una partita A e una partita B, investo 10 euro, il coefficiente è 2,25, avremo un incasso lordo, facciamo l'ipotesi che le prendiamo tutti adesso, di 22,5 e avremo un incasso netto di 12,5, cioè all'incasso che è totale dobbiamo togliere ovviamente l'investimento. Ovviamente avendo preso la squadra A, la squadra B e la squadra C prendiamo tutto, quindi abbiamo preso anche la combinata di A e C, stessa cosa, avremo preso la combinata di B e C e automaticamente, avendo preso tutte e tre le partite, prenderemo anche ovviamente la combinata tripla, chiamiamola così, la tripla, eccola qua, A, B e C, ovviamente 10 euro, il coefficiente è più alto, il lordo è più alto e il netto sarà di 23,8. Che significa questo? Che avendo preso tutto, questi si sommano e danno questo incasso netto totale, 61,3 netto totale, cioè abbiamo già recuperato anche questi, ovviamente. L'incasso che vi troverete sarà di 101,3, ma poi il totale netto sarà questo.
Ora, ovviamente il problema è quando giochiamo 3 partite e ne prendiamo 2. Facciamo un esempio, ne prendiamo 2. Mettiamo che la terza partita non la prendiamo. Questo cosa comporta? Comporta che questa combinata ovviamente l'abbiamo presa, ma tutte queste combinate le abbiamo sbagliate, perché questa, la lettera C, la terza partita, non è andata in porto. Va bene? Prendiamo questa. Prendendo questa non moltiplicheremo l'investimento per questi coefficienti, in questo caso, in questo caso, in questo caso, quindi qui metteremo ovviamente 0, già fai i calcoli da solo ovviamente l'Excel, l'ho impostato, 0 e 0. Abbiamo preso solo questa. Cosa ci dice il nostro piccolo softwareino Excel? Che alla fine di tutta questa giocata, quindi l'investimento di 40 euro con 3 combinate doppie e una tripla, avremo un gap, una perdita di 17,5. Perché vi ho fatto questo sistema? Adesso lo vedrete subito. Questo vi permette di non aumentare immediatamente il budget per andare a recupero. Perché? Io adesso mi segno qui in questo angolo come promemoria meno 17,5, che è il mio debito, no? Attuale. Qui reinserisco nuovamente i coefficienti. Questi coefficienti ovviamente potrebbero essere variabili, no? Perché voi potreste trovare una partita a 1.55, un'altra 1.5, non sarà così il coefficiente, ma sarà diverso. Lo dovete inserire voi, ok? Mettete il coefficiente che vi viene dato dal bookmakers quando fate la combinata. Io posso scrivere pure 2.45 perché questa combinata me la paga così, automaticamente mi cambia il lordo, mi cambia il netto, mi aumenta in questo caso chiaramente l'utile. E adesso la rimetto a 2.25 semplicemente per comodità. Ora, come noterete, in questo caso se noi dovessimo in questa secondo step riuscire a prenderle tutte, la partita A, la partita B e la partita C, noi prendiamo ovviamente tutte le combinate, ok? E ci dice che l'incasso netto totale sarà di 43,8 il netto. Su questo utile è già stato tolto il nostro gap precedente. Cioè questo è un netto vero, voi avete recuperato tutto, avete recuperato i vostri investimenti e questo sarà un utile che vi ritroverete sul conto, quindi è abbastanza pesante. Facciamo un'altra ipotesi in questo caso, torniamo a 0, non abbiamo debiti, ok. Mettiamo che ne sbagliamo 2. Ne sbagliandone 2 ovviamente abbiamo perso tutte le combinate. Se sbagliamo la B e la C ad esempio e prendiamo solo la A, ovviamente perdiamo tutto. Quindi sbagliandone 2 o sbagliandone 3 noi non prendiamo niente, sbagliandone una prendiamo una combinata doppia, azzeccandole tutte prendiamo tutto. Queste sono le procedure. Che succede in questo caso? Perché ho fatto questa metodica di 3 combinate doppie e una tripla? C'è un motivo ovviamente. Facciamo che siamo stati sfortunati e non abbiamo preso nulla. Quindi io qui inserisco 0, inserisco 0, inserisco 0 e inserisco 0. Va bene? Stiamo a meno 40. Stando a meno 40 automaticamente è il corrispettivo di che cosa? Di tutto l'investimento che abbiamo fatto, come potete notare, no? Giusto? Ok, io su promemoria cosa inserisco? Meno 40. Qui vado a fare la mia teorica seconda giocata. Mettiamo che in questo caso i coefficienti che escono sono sempre i soliti, tutti abbiamo trovato 3 partite a 1,50, ok? Cosa mi dice lui? Mi dice che io facendo lo stesso identico investimento, se dovessi chiuderlo questa volta, avendo calcolato anche che abbiamo un gap di 40 euro, mi ritroverò poi un attivo netto di 23,8, cioè avrò recuperato tutti i miei investimenti e oltretutto mi troverò sul mio conto 23,80 euro in più. Questa dimostrazione che ci aiuta molto questa cosa. Ma facciamo un altro esempio adesso. Facciamo che siamo arrivati a meno, ma non lo so, dico una stupidaggine, meno 65, ok? Noterete che se io ripropongo nuovamente i 10, 10, 10 e 10, mi troverò addirittura un gap in negativo anche se dovessi chiuderle tutte, ok? Cioè quello che vado a incassare non è sufficiente a coprire il gap. In questo caso non faccio altro che modificare questa colonna, cioè nel senso che invece di mettere 10 euro, 10 euro, 10 euro, 10 euro, farò semplicemente questo. Metterò ad esempio 12 euro, 12 euro, 12 euro. Potete vedere che in questo caso se io dovessi chiudere la A, la B e la C, le 3 partite, recupererò tutti i debiti accumulati, quindi riportati nel promemoria, e avrò alla fine anche un utile
sul conto di 11,56 euro in questo caso. Quindi fatevi un Excel così, è molto semplice, perché vi permette di interagire con facilità. Quindi ripuliamo tutto, mi ridà ovviamente il budget di partenza e nulla più. Allora, come vi spiegavo, c'è un motivo per cui quindi vi ho detto di fare 3 combinate doppie e una tripla. Perché? Per il semplice fatto che in questo caso noi stiamo creando 4 entità. La quarta entità è quella che ci crea l'economia forte, come potete vedere. Le prime 3 entità, cioè le prime 3 combinate, ci garantiscono ovviamente, dato i coefficienti abbordabili, una possibilità del 50% circa che esca effettivamente, che escono tutti e 3 a favore nostro. Quindi mediamente una volta su 2 o al massimo una volta su 3 noi riusciamo oggettivamente a prenderle tutte e 3. La dimostrazione è che in questo caso l'investimento non sarà mai elevatissimo, perché per almeno 2 volte noi reinvestiremo gli stessi identici soldi. Nel terzo caso probabilmente ci sposteremo intorno alle 12, alle 14 euro a giocata. Però attenzione, io ho fatto questo calcolo partendo ovviamente da investimenti da 10 euro, cioè investendo 40 euro, che non sono poche. Ovviamente si può iniziare anche così, no? 2 euro, 2 euro, 2 euro, 2 euro, ecco qua. Guardate, noi investiamo un totale 8 euro, 2 euro, 2 euro, 2 euro e 2 euro anche ovviamente sulla tripla, le prendiamo tutte e avremo un utile, attenzione, di 12,76 euro, che comunque non è poco, no? Non è poco. Nel caso le avessimo sbagliate tutte, quindi, oppure ne avessimo presa solo una di partita, quindi comunque non riuscendo a creare neanche una combinata, ovviamente lui ci riporta che stiamo a meno 8 per ovvi motivi, cioè l'investimento. Nel nostro promemoria andiamo a mettere il meno 8. Qui riproponiamo i nuovi coefficienti che abbiamo trovato, io in questo caso mantengo questi del 2,25 perché casualmente, mettiamola così, ho trovato 3 partite esattamente all'1,5 e lui mi dice: guarda, reinvesti la stessa somma. Reinvesti la stessa somma perché reinvestendo la stessa somma, nel caso che le prendiamo tutte e 3 le partite, avrei comunque, calcolando anche il gap che avevamo antecedentemente, un utile di 4,26, quindi non ci andiamo a strozzare realisticamente. E questo capita spessissimo, che se non la chiudiamo alla prima probabilmente la chiudiamo alla seconda, ma se non la chiudiamo alla seconda, facciamo un ultimo esempio, diciamo che anche nel secondo caso stiamo a meno 8, anche in questo caso non abbiamo preso neanche una combinata, ok? Mettiamo tutti 0 qua. E giustamente ci dice: guarda, stai a meno 16, 8 prima, 8 adesso stai a meno 16. Io nel promemoria metto meno 16. Adesso che faccio? Rimetto i coefficienti a 1,5, giusto, no? Di 2,25, come ho spiegato, non è altro che la moltiplicazione di 2 coefficienti di 1,5. Metto così e qui metto la tripla. Cosa mi dice? Dice: guarda che se adesso però rigiochi nuovamente le 2 euro su 4 volte, anche se le prendi tutte, purtroppo avrai un passivo di 3,74, ok? Ecco che facciamo quel discorso che abbiamo visto prima, cioè aumentiamo di poco l'investimento. Allora proviamo con un 3 euro, 3 euro, 3 euro, 3 euro, ecco. Già così ci dice, ad esempio, dice: guarda, se le prendi tutte chiuderai la stringa recuperando dal promemoria tutto il tuo debito e avendo in attivo 2,39 euro. Se per qualcuno sono pochi e si può permettere di più, può iniziare direttamente da 4 euro, ovviamente i guadagni sono più cospicui, quindi è abbastanza semplice. Ora non so se siete tutti conoscitori di come funziona un Excel fondamentalmente. Io questo ovviamente non lo so. Quello che vi posso dire, se volete che vi do una mano, io adesso mentre parlo nel video vi metto la mail ovviamente di Scommesse Matematiche. Mi mandate una mail, casomai iscrivetevi, mi fate sta gentilezza, se non avete ancora fatto, mi mandate una mail dicendo: ciao, sono Mario, mi sono iscritto pure io, cortesemente carissimo mi potresti mandare per mail il tuo Excel? E io vi mando l'Excel. Anzi, guardate, vi dico la verità, io non uso l'Excel, io uso un LibreOffice Calculator,
che è paritetico all'Excel, è quello gratuito praticamente, è il LibreOffice, però dovrebbe andare in lettura anche sull'Excel, e io ve lo mando così, che è già modificabile. Avete visto come si fa? Dovete soltanto cambiare questi valori di investimento e i coefficienti. Nel caso che avete un gap, mettete qui quanto è il gap e i calcoli ve li fa lui, quindi senza nessun problema, mi fa piacere, va bene? E ragionate sul fatto di quello che vi ho detto, c'è un motivo ben chiaro per cui vengono fatte 3 combinate doppie e una tripla. Penso che avete capito il motivo, credo proprio di sì questa volta, eh? Infatti non è un caso, e chiudo, vi faccio vedere una cosa. Ne abbiamo presa solo una, ok? E poi chiudiamo. 40 era un investimento, prendendone solo una il gap è abbastanza limitato, 17,5, quindi su 40 investite abbiamo preso solo una giocata su 4 e il nostro gap è meno della metà dell'investimento. Questo vi dovrebbe far ragionare, per cui vi ho detto di farlo su 4 giocate in totale. C'è sempre la matematica di mezzo, no? Provate a farlo su 2 giocate più una doppia, vi rendete conto che non avrete queste coperture. Quindi ragazzi, io intanto io vi saluto, continuate a spingere come state facendo anche con i commenti, perché, insomma, io francamente stasera mi sono trovato con 100, non so quanti iscritti, ma mi pare 138 iscritti con 7 video, e voi sapete benissimo, chi mi ha seguito inizialmente, che ne ho fatti 4-10 mesi fa e poi ne ho fatti 3 adesso, quindi mi ha sorpreso positivamente. C'è un video che ha quasi fatto 2000 visualizzazioni, insomma, fa piacere, quindi sta crescendo in maniera esponenziale, quindi io di questo vi ringrazio ovviamente. E niente, seguite la procedura. Se vi serve, come vi ho detto, il calcolator, qua io ve lo mando tranquillamente senza problemi, va bene? E ci aggiorniamo alla prossima, ragazzi. Un abbraccio grande grande grande, ciao.